Recenti studi britannici hanno esaminato i diversi comportamenti sociali della popolazione europea. Drammatici i risultati per il cittadino italiano, che si posiziona nella più bassa fascia della condotta civile. A dominare la classifica è l'Inghilterra, subito seguita da Francia ed Austria. Se è proprio vero che l'italiano non eccelle in galanteria, buon gusto e cortesia, toccherà al governo porre rimedio. Abbiamo invitato alcuni tra i più assidui frequentatori dell'alta società, le cui prodezze non saranno di certo sfuggite agli appassionati lettori di rotocalchi. Questi galantuomini si sono cortesemente offerti di tenere brevi lezioni sui temi cardine della buona creanza. Siamo quindi orgogliosi di presentarvi la nuova rubrica educativa. Un vero gentiluomo si valuta in base alle virtù, ai modi e alle maniere cavalleresche. Ma non solo. Allo stesso modo è importante l'aspetto fisico, che se curato in tutte le sue parti ci conferisce un carattere distinto. Comunemente il rozzo si distingue per una scarsa cura dell'igiene e per una singolare affezione a toppe, pezze e buchi nelle scarpe. Il suo taglio di capelli è dismesso e certamente lo rende poco attraente. Noi, al contrario, meritiamo una conciatura composta e ben definita, mirata non tanto alla civetteria, quanto all'espressione dei nostri valori. Un buon taglio può aiutare a mascherare i piccoli difetti del viso, come in quei volti deturpati dalla presenza di voluminosi nasi, che ingiustamente sminuiscono uomini di grande spirito e non necessariamente di grande olfatto. Se poi di capelli non ne avete e vi imbarazza il parrucchino, procuratevi un bel cappello alla moda. In questo modo potrete coprire il vostro nudo capo. Non tanto perché esso sia bizzarro, ma mostrare le parti del corpo che di norma non si esibiscono è disdicevole. Quante volte vi sarà capitato per strada di vedere una bella signorina? La voglia di seguirla è naturale, ma va fatto in modo educato. Il vero gentiluomo mantiene una distanza di almeno 2 negozi dalla dama. Se lei dovesse sentire di essere braccata, il gioco sarebbe chiuso. Un trucco per evitarlo è di prestare attenzione alla cadenza dei suoi passi. Analizzatela e marciate con una regolarità diversa. Misurando così il passo, passerete inosservati. Se sale su di un tram, potrete seguirla. Lì prendete posto a una distanza massima di 5 sedili, non inferiore ai 2 e possibilmente rivolti verso di lei. Non è buona educazione fissare le persone, si sa, queste potrebbero sentirsi a disagio, per cui consigliamo di indossare degli occhiali da sole o di applicare sul giornale delle apposite lastre riflettenti. La passeggiata non sempre si conclude con un tentativo di conquista. In alcuni giorni basta solo lasciarci guidare dal loro fascino e possiamo restare lì, seduti, a mirare lo slancio delle sue gambe, i suoi soffici capelli, ma anche i suoi fianchi grassi e le sue gote rubiconde. A seconda dei gusti, insomma. Se il Galateo ci insegna a rispettare il prossimo, ci ricorda anche di onorare noi stessi. Capita talvolta di sentirsi umiliati. I più codardi vi direbbero di continuare per la vostra strada ignorando l'insulto. Sbagliato. Il duello è sempre un ottimo sistema di resa dei conti.
Perciò non dovrete far altro che lanciare il guanto di sfida assicurandovi di non mancare il bersaglio. Quando i rispettivi padrini avranno caricato le armi, potrete mettervi spalle al vostro contendente e procedere con i consueti 10 passi in direzione opposta. Finito il 10° passo, è buona norma aspettare qualche istante. Solitamente il rozzo si gira immediatamente per sparare ed è quindi ritenuto un vile. Tempo fa mi narrarono di una coppia di sommi gentiluomini che, ultimato il 10° passo, rimasero di spalle così a lungo che a decidere il vincitore non fu tanto l'abilità del tiratore, ma l'arrivo dell'inverno. Ma non pavoneggiatevi. Un cavaliere non umilia e non schernisce l'avversario, lo rispetta. Per cui procedete in direzione del contendente e stringetegli la mano, sportivamente. Cos'è quindi un gentiluomo? Antichi trattati già ci rivelarono l'imprescindibilità della discrezione, qualità che certamente possedeva il conte Fugazzi. Abitante di un piccolo paesino sui Monti Romani, non mancava occasione per essere cordiale e rispettoso con i concittadini. Per il suo cappello erano più le volte che veniva sollevato di quelle in cui poggiava sulla testa, e quando il conte passeggiava in carrozza, mai che questa generasse il solito stordente rumore. Tuttavia, con il procedere degli anni, i paesani si fecero sempre più sospettosi. Il suo modo di vivere venne definito ossessivo e inumano. Lui, per educazione, non smentì l'accusa. Dopo pochi mesi divenne invisibile affinché il suo corpo non ostruisse la vista altrui. Ormai incapaci di vederlo, gli abitanti del paese avrebbero forse finito per dimenticarlo, ma il conte continuava a manifestarsi attraverso le sue sottili risate che discretamente produceva quando venivano dette castronerie. La popolazione divenne tesa, sempre sull'attenti, timorosa di sbagliare. Le risate del conte Fugazzi divennero un monito contro le corbellerie e le scempiaggini. Il giorno di San Marcello le risate cessarono improvvisamente. Gli abitanti, rincuorati, riportarono in poco tempo un buon livello di imbecillità nel paese. Qualcuno, per controllare effettivamente che la piaga fosse finita, ne sparò di epiche. Alcuni dicono che sia morto e non l'abbia detto per non dare impiccio al parroco. Altri che si sia trasferito in un paese poco distante, popolato forse da persone come lui, che vivono in armonia, lontani dalle volgarità.